onore per me essere qui, la mia nona stagione, no? Dopo aver vissuto tutti questi belli anni, poter iniziare una nuova stagione è veramente motivante, sono molto motivato per iniziare bene. Adesso è il momento di lavorare forte in questo ritiro, che poi questo lavoro di adesso fa tutta la differenza per dopo, per tutta la stagione. Il modo migliore per iniziare la stagione si parte proprio da questi valori che sono i principali, quindi sapere di essere in un territorio dove c'è grande appartenenza, c'è grande forza, spinta verso questa squadra, verso i giocatori, loro lo sentono subito, facendo anche solamente 10 giorni qua di preparazione, però lo vedi il pomeriggio quando ci alleniamo che c'è la gente, nonostante il caldo feroce, viene a vedere le partite, viene a vedere gli allenamenti, fa sentire subito ai giocatori, anche a quelli appena arrivati, quello che l'Atalanta rappresenta per Bergamo e per tutto il territorio. È pesante perché sono tanti allenamenti forti, no? E questo si sente stanco, ma allo stesso tempo è bello, perché poi facciamo allenamento al mattino, al pomeriggio sempre ci sono i tifosi che vengono a guardare l'allenamento e questo ti dà una spinta in più. Ovviamente ti alleni, doppio allenamento e poi alla sera cena e vai a dormire perché non hai forza per fare niente, o meno io che magari perché sono già con 32 anni e ho bisogno proprio di riposare. Era difficile arrivare in Europa League direttamente come abbiamo fatto noi e questo è stato un risultato secondo me straordinario vista la difficoltà della stagione, anche la stranezza della stagione interrotta per il mondiale, poi ricominciata. E soprattutto per il fatto che dalla prima alla 38esima giornata noi siamo sempre stati in zona Europa e questo è stato veramente superiore addirittura anche ad altri anni. Lo sport, il calcio, per me è una professione, ci sono dei punti di vista a volte che c'è bisogno di confronti. L'anno scorso ci sono state alcune situazioni che probabilmente io ero distante da quelle scelte che poi sono state fatte, però succede quando si lavora insieme, se poi si ha la volontà ci si confronta e si valutano come sono andate le cose, poi dopo si riparte. Quindi perché ha deciso di continuare con l'Atalanta? Perché sono in un ambiente che mi gratifica, è un ambiente che ha tutte cose positive per quanto mi riguarda, è un ambiente che ancora mi sostiene, che evidentemente non ho ancora stufato. Quando mi accorgerò che insomma sarà arrivato, che non darò più la soddisfazione e l'emozione che la gente si aspetta, forse allora sarà il momento di cambiare. Ho sempre sognato in vivere belle cose, no? E ho sempre lavorato per questo e qui nell'Atalanta ho trovato un gruppo di ragazzi, una società che sognava alto come me e in questi anni abbiamo ottenuto tanti belli traguardi che sono rimasti, che rimarrà per sempre nella storia, però io ho tanta voglia di vivere ancora tante belle cose, quindi adesso è il momento di lavorare, prepararsi per provare a fare altri belli risultati. La società aveva l'esigenza di recuperare qualche mancino, qualche giocatore sinistro di piede, perché nella rosa, soprattutto in quei ruoli, non l'avevamo. È andato su Bakker, che è stato il giocatore acquistato per adesso, con l'Asina, che è un giocatore insomma esperto, che ha giocato, c'era l'opportunità, essendo svincolato, di portarlo a Bergamo in un ruolo che anche lì abbiamo sempre adattato dei destri, e poi dopo c'è stata l'opportunità di Adopo, anche lui un ragazzo giovane che non ha giocato molto nel Torino, però sicuramente si parla bene di lui e potrà completare il reparto di centrocampo e vedremo gli sviluppi. Parlando invece di Carnesecchi, mister, le chiedo se può, senza entrare in dinamiche di mercato, come potenziale, come qualità secondo lei è pronto per essere eventualmente il titolare dell'Atalanta? Questo non lo so, lo verificheremo quando lui arriverà in ritiro
È sicuramente un ragazzo che ha delle prospettive, però sotto questo aspetto noi abbiamo anche Musso, che è un giocatore quotato che purtroppo non ha fatto sicuramente la miglior stagione, ma che ha un valore assoluto. E vedremo quello che succederà di qui al 31 agosto e avranno la possibilità di misurarsi. Uno dei suoi fedelissimi resta ovviamente Duvan Zapata, che l'ha avuto per tanti anni al top, ultimamente è stato più sfortunato per una condizione fisica che non sempre purtroppo per voi c'è stata. Avete pensato, non lo so, a una gestione diversa, a qualcosa insomma, considerando il recente passato, da non ripetere per cercare di non farlo cadere ancora in questi infortuni, per cercarlo di preservarlo? La sua storia, certi infortuni li ha avuti anche quando era molto più giovane. Nell'ultimo infortunio è stato veramente sfortunato perché è stato veramente casuale in un momento che lui aveva recuperato una condizione fantastica. È riuscito a darci un contributo importante per qualche partita, poi si è dovuto fermare. Però questi giocatori, Duvan, Muriel, ormai c'è un rapporto talmente solido, talmente forte, è chiaro che noi dobbiamo anche sperare che lui trovi un po' di continuità però è un giocatore ancora giovane, 32 anni, non è un giocatore che ha finito la carriera, sia lui che Muriel sono due giocatori che, se recuperati nel modo migliore, possono ancora dare tanto. Classe 90, hai ancora un anno di contratto, io ci provo, ma chiudere la carriera a Bergamo pensi sia una cosa realizzabile? Secondo me sarebbe la cosa più bella per la mia carriera e anche per me stesso, però ovviamente questo non dipende solo da me, quindi io sono qua per lavorare, fare il mio meglio, aiutare le squadre, sono felice. Giampiero Gasperini invece cosa farà da grande? Perché si parla tanto dell'Arabia, del mercato estero, lei invece è sempre all'Atalanta, raccoglie i suoi successi all'Atalanta, ma un domani una nazionale o perché no anche un'esperienza all'estero, ci pensa ogni tanto oppure no? Ci penso, è sicuramente effettiva, lo è stata, e anche l'Arabia è destabilizzante con queste proposte che fa. Io ripeto, finché che riesco a dare soddisfazione, a Bergamo sto molto bene. Possiamo dire allora a Gasperini che il sogno continua? Certo, continuerà. Assolutamente, così bisogna sempre lasciare il sogno alla gente di poterlo, e noi speriamo di poter realizzare i loro sogni.